Your race winner is Julian Frasnelli! Ciao ragazzi, siamo all'episodio 4 di Paddock Stories. Oggi è con me Julian Frasnelli. Sono pilota ufficiale della Tony Kart. Ha una storia molto interessante da raccontare. Cosa vuol dire essere oggi un pilota che passa 250 giorni all'anno in pista con un team ufficiale a un'età così giovane? Come si fa a trovare l'ultimo decimo? A te la parola. Ciao ragazzi, sono Julian Frasnelli e corro in go-kart da quando ho 9 anni. Scrivetemi nei commenti che età pensate che Julian abbia, secondo me non ci prendete. Cosa ti ha portato nel mondo del karting? Come l'hai scoperto? Avevo paura del rumore, a 5-6 anni ho provato ma non mi piaceva perché avevo paura. E poi un mio amico ha iniziato, da là ha iniziato Easy Car, poi ho fatto Rock, un anno in minicar VSK italiano e quest'anno sono in OK Junior. It's lights out and fights on in OK Junior. È il tuo secondo anno. Secondo anno. In questo secondo anno non più da rookie, cosa sono nello specifico delle cose che ti rendi conto che ti stanno facendo diventare un pilota migliore? Con la Tony Kart mi sta facendo provare tutto e di più e imparo anche a capire bene il mezzo e ringrazio Ardigo che mi sta facendo imparare tanto. Marco Ardigo! Un plurititolato mondiale che ti sta quindi facendo da main coach Sì. in questa tua progressione. Frasnelli then doing Frasnelli things time and time again this weekend. We've seen him get in the front unbothered. La cosa più importante che hai imparato? Ho imparato tantissimo in tutti quest'anni, ora ho tanta esperienza, c'è ancora un bel po' da imparare, però siamo a un bel punto. E Dove vorrai arrivare in questo tuo percorso? se è possibile, il mio sogno sarebbe di arrivare in Formula 1 con la Red Bull o con la Ferrari. Cosa devi fare? Quali sono i prossimi step e paletti che devi raggiungere per progredire? Quest'anno ancora OK Junior, prossimo anno OK sicuramente, poi OK e KZ come sta facendo Filippo Sala e poi se si riesce ad andare in Formula 4, Formula 3, Formula 2, Formula 1. Un percorso credo abbastanza classico. He's only got 3/4 of this lap left to make himself the first winner of the Champions of the Future. Da tutti questi giorni in pista, cosa vuol dire da un punto di vista, per esempio, dello studio? Come li fai affrontare a gestire? Allora, Ai se nostri voglio fare questo sport professionale e avere un sogno di andare in Formula 1, mi devo allenare spesso in palestra, spesso in go-kart, 250 giorni all'anno più o meno, e faccio scuola online sul computer praticamente perché sono sempre via per le gare, test e così. Anche da quando eri quindi 2 anni fa in 60 oppure hai iniziato questa scuola online? negli Allora ultimi 2 anche anni? con 60, però visto che faccio gli europei mondiali che sono in tutta Europa, più in OKJ. Sei 2 anni che fai questa anni, scuola sì. online. E adesso che hai già iniziato la stagione con qualche gara, con un team ufficiale, nella tua esperienza, winter testing cosa vuol dire? In un test day, cosa impari? Allora, cosa cercate di ottenere? All'inizio si provano motori, telai durante la giornata, la telemetria ti aiuta a capire cosa devi migliorare di guida e certamente l'obiettivo finale di questi giorni di test, andare il più veloce possibile e provare il materiale. Julian Frasnelli so far this weekend has seemed untouchable. He hasn't been unbeatable. He has had to... La telemetria come viene usata? Avendo così tanta esperienza data dal fatto che stai così tanto in pista, noti che ti sta aiutando marginalmente sempre di meno? Allora, io ora un paio di piste ancora non le conosco, tipo quest'anno Valencia e Mulsen non le conosco. Sì. L'aiuta tantissimo, però ormai le piste sono quelle Franciacorta, Lonato, Cremona, La Conca, Sarno, Sì. Viterbo. E là serve un po' di meno perché abbiamo fatto tantissimi weekend di gara là e più o meno sai dove andare. Però nelle piste nuove impari tanto con la telemetria. Usino più magari i motoristi per capire. Through the flat out, turn 14 in towards the hairpin.
of turns 15. Entra dentro un weekend di gara, quindi ormai sono 5 giorni. Cosa succede? 5 giorni, mercoledì a domenica, 5 giorni. Come avviene un weekend di gara? Allora, sono un po' pazzi, che è un po' tanto. Fai 2 giorni di test, un giorno fai qualifica, una manche o 2, sabato fai 2 o 3 manche. Sì. E domenica c'è il finale e la finale. La finale poi metti tutto quello che avete provato, tutto il materiale migliore che ci avete si mette in finale poi. Certamente anche in qualifica, però forse là il telai ancora non è perfetto, poi in finale dai il tutto per tutto. Julian Frasnelli in 2026 wins round 1 in Le Conca. A livello di qualifica abbiamo detto con altri ospiti quanto sia importante la qualifica perché determina in gran parte il risultato finale. Capire con la gomma nuova quanto grip in più puoi sfruttare. Nella tua esperienza, cosa ti ha aiutato a performare in qualifica? Sono il numero di gomme e di test che fate con gomma nuova oppure c'è qualcos'altra cosa? Quello che hai detto, ti serve esperienza, monti gomme su gomme nuove e ti arriverai. L'anno scorso certe qualifiche dove il tracciato aveva tanto grip andavo fortissimo, dove scivolava un po' di più avevo meno confidenza, andavo forte. Però facevo un po' più di fatica perché là scivolava un po' e con le gomme nuove tiravo poco di più. Però le gomme nuove devi tirare di più perché hanno tanto grip. Invece io ero là, capito? Sì, esitavi, ti serve provare, capire in quelle condizioni com'è. Però si deve frenare molto più tardi con le gomme nuove. Infatti Perché si va a 2-3 decimi più forte sempre. Perché se non vai è molto facile rallentare con gomma nuova se non si hai l'esperienza. Julian Frasnelli reigns supreme and Italy. An incredible feat for the young man. Sei ormai nel karting professionistico junior, questo mondo è una nicchia alla fine della fiera, purtroppo da un lato. Ogni tanto sembra fantascientifico sentire di dire a un ragazzino a quest'età qua che spende 250 giorni in pista. Cioè non è come andare a nuoto il pomeriggio e fare quello sport agonistico andando anche a scuola. E poi lo trovi davanti a casa, la piscina. Quindi qui c'è una logistica, quando menzionavi dei tracciati a Valencia. Christian Stati in Svezia, il mondiale in Bahrain. A quest'età voi di fatto siete degli atleti, peccato che ci sia poca visibilità in questo che fate. Tra l'altro oggi siamo a Franciacorta per la prima tappa del trofeo Easy Kart. È bellissimo quando vedo piloti che ritornano nel loro habitat iniziale, un po' di rammarico quando rientri in un paddock più diciamo familiare rispetto magari a un paddock di un livello FIA. Come la vedi? Diciamo che i VSK europeo sono più concentrati, capito? E parlano poco, invece qua è come se vai in discoteca, cioè parli con loro, fanno ridere. Cioè è bello ritornare, poi c'ho anche gli amici che 3 anni fa, come dicevo, correva in Easy Kart, quindi poi anche mio papà c'ha il team e aiuta un pochettino, però comunque è bello ritornare. 3, 2, 1, champagne! In bocca al lupo per il proseguo di questa tua non solo stagione ma carriera, ti auguro il meglio, mi ha fatto super piacere conoscerti. Grazie, ciao! Ciao!